Ciao a tutti amici di Un Posto per i Pensieri, io accolgo con grande gioia Claudio Varucchi che è venuto a trovarci, che piace tantissimo perché effettivamente è un esperto impressionante di tutto quello che è il mondo esoterico e della spiritualità occidentale e orientale, scusami, e oggi, perché c'è stato questo lapsus? Perché oggi ci porta a un tema che in Occidente, prima che la Chiesa si come dire, diventasse una roba tipo Ollus, era stato particolarmente importante, cioè il rapporto tra lo spirito e la razionalità, che tomisticamente si traduce tra fede e ragione. Un dibattito che ha attraversato secoli, anche in Occidente, e di cui sono veramente curiosa di sapere che cosa ci racconta Claudio. Io sono una di quelle che ha sempre detto che in realtà è un falso contrasto, una falsa opposizione, ma dici tu. Bene, allora innanzitutto grazie, un saluto sia a voi sia a tutti coloro che ci seguono. Dunque, questo argomento, se ricordi Laura, nella nostra precedente occasione ci capitò di parlare di energie sottili, quello faceva seguito al primo appuntamento sui chakra, ed è venuto fuori questo tema che ha dato poi lo spunto all'argomento di quest'oggi. Ed era venuto fuori perché a un certo punto io ho fatto riferimento a una serie di conversazioni oppure di nozioni che mi è capitato di raccogliere nel tempo e che mi hanno visto spesso dibattere o, se non dibattere con qualcuno, riflettere interiormente, perché la condizione in cui versa la cosiddetta spiritualità oggi, qua in Occidente in particolar modo, è in fondo una condizione di guerra o battaglia o contrasto alla razionalità. Noi questo l'abbiamo sentito molto spesso. C'è una sorta di pregiudizio, chiamiamolo così, nei confronti della ragione, della ratio, che viene vista come ostacolo alla realizzazione spirituale. Della serie, vuoi evolvere spiritualmente, vuoi investire sulla tua realizzazione interiore profonda spirituale, devi sbarazzarti della zavorra del mentale. E io credo che qui ci siano una serie di fraintendimenti o forse di confusioni anche su come avvengano e funzionino certi processi interni alla psiche. Perché l'idea di fondo, se vogliamo magari collegarla a due simboli, potrebbe essere il rapporto tra il cuore e il cervello, o il rapporto tra genitali, pancia, cuore e cervello. E, è vero, sicuramente è vero che l'eccesso di un certo tipo di razionalità associata al calcolo, alla lettura dei dati, associata a una interpretazione stringente e univoca degli elementi osservati nella realtà, finisce per chiudere un po' i rapporti empatici che il cuore può stabilire nei confronti delle realtà osservate o delle persone con cui si interagisce. Allo stesso modo, sull'altro versante, un eccesso di pancia o un eccesso di cuore va a spese, a detrimento della capacità analitica, della capacità, diciamo, di avere quel distacco e quell'obiettività che si associano a un certo tipo di lucidità. Quindi io non sto negando l'esistenza di un contrasto tra un certo uso della ragione e un certo uso della empatia, o del cuore. Sto dicendo però che il fissarsi di queste due categorie ha finito per non fare certo il gioco di una spiritualità sana. Sono d'accordo. Il mondo esoterico, chiamiamolo così adesso, sempre usando queste parole nel modo più largo, più ampio possibile,
ha una lunga storia, è una storia che si intreccia saldamente allo sviluppo della filosofia occidentale e quindi sorge dalle riflessioni che la ragione compie sull'essere o su determinate categorie dell'esistenza, incluso l'essere umano e la sua geografia interiore, no? I suoi territori psichici. Purtroppo questo viene dimenticato, oppure uno semplicemente lo ignora, non lo sa, ed eredita oggi questo messaggio di base, no? E cioè devi sbarazzarti della zavorra del mentale barra razionale se vuoi accedere allo spirito. Mi chiedo se sia veramente così, e la mia esperienza ovviamente mi ha portato a pensare altro. Mi chiedo quindi, come tu stessa, Laura, accennavi, se questo non sia un falso conflitto, perché probabilmente ciò che va stabilito è un dialogo, è un rapporto armonico ed equilibrato tra queste due realtà, il cuore e la testa, se vogliamo sempre rimanere un po' in questa simbologia. E oggi proviamo a cercare, diciamo, di mettere un po' i puntini sulle i per quello che riguarda l'origine, la storia e le riflessioni che sono state fatte in tempo antico su che cosa si intenda per ragione, evitando quindi di cadere in quella trappola o tranello che associa la ragione solo al pensiero, all'analisi distaccata e al freddo calcolo, un po' quello che Steiner identificava nell'atteggiamento arimanico, no? Che finisce per essere poi inevitabilmente materialistico. E, quello è un po', diciamo, è un po' il frutto avvelenato di un certo uso della razionalità. Noi abbiamo concentrato le nostre attenzioni su quello e vi è un motivo. Io non sto dicendo che sia solo un pregiudizio, vi è un motivo per cui ci siamo ritrovati qui a questo punto. E il motivo probabilmente è che uscendo gradualmente già dalla fine del Rinascimento, ma soprattutto dall'Illuminismo in poi, in Europa, uscendo gradualmente dalla dimensione del sacro, che non ha più la stessa presa sulle coscienze che aveva fino a un secolo, 2 secoli prima di quel periodo, la sostituzione di quella bocca della verità che ti racconta cosa sia il mondo e come sia il mondo, è stata operata da parte della scienza nei confronti della religione. Quindi abbiamo avuto questa sostituzione e gradualmente la scienza si è fissata nell'inconscio collettivo, almeno quello europeo o occidentale, come nuova religione, cioè come nuova fonte della verità, nuova sorgente della verità. E siccome l'approccio scientifico con razionalismo, positivismo, empirismo e scetticismo ha potuto costruire i pilastri della sua struttura portante, oggi ci troviamo ad avere da un bel po' una espulsione della dimensione dello spirito, a vantaggio di questa dimensione che racconta del mondo solo ciò che possiamo vedere, solo ciò che possiamo misurare, l'aspetto quantitativo, diciamo. Spero di essere stato chiaro. Sì, sei stato molto chiaro, sono anche d'accordo con te, tant'è vero che alcuni parlano di scientismo e non di scienza, no? Nel Esatto. senso che molti scienziati, non so, tipo Einstein, vabbè, il primo che mi viene in mente, usavano la propria ricerca anche per conoscere una verità spirituale, per cui è per quello che ho sempre pensato che questo non fosse, oltre al fatto che ho sempre amato San Tommaso, che vuol dire era il re nel Medioevo di questo concetto fede e ragione insieme. Sì, esattamente così. Quindi noi oggi ci troviamo orfani della dimensione spirituale che è relegata ormai alla credenza fideistica e difficilmente si può parlare, almeno a meno che non sia affidata ai singoli, di esplorazione di stati di coscienza altri, anche se lontano, lontano il vento sta iniziando a cambiare, perché adesso anche la coscienza come fenomeno è un oggetto di studio della scienza. Però noi ci siamo ritrovati orfani, dicevo, e con questa eredità del conflitto tra la ragione e lo spirito.
La conseguenza di questo è che oggi si propenda, magari inconsapevolmente, per una spiritualità che si pone in antitesi con la ragione. Ma il risultato è quello di una spiritualità irrazionale o che promuove qualche forma di irrazionalità, il che non fa il bene del regno dello spirito. E non solo in memoria di una storia che invece ha tenuto allacciati questi fili, come vedremo tra breve, ma non fa il bene anche nell'approccio che le persone, che i singoli soggetti hanno nella loro esplorazione, perché la condanna di qualunque elemento della ragione a zavorra del mentale di cui sbarazzarsi, finisce poi per segare alla base le colonne che terrebbero in piedi una dignità della spiritualità anche come potenziale oggetto di studio, di indagine, di analisi, eccetera, che invece decade e viene poi affidata solo alla più o meno delirante sfera della psiche individuale, dove nulla e nessuno può dire e inferire alcunché, perché come faccio a mettere in dubbio o anche solo a dialogare criticamente sui tuoi contenuti psichici? Ecco, questo è stato un po' lo spunto, no, che ci ha portato qui. E io vorrei ricordare innanzitutto a tutte le persone che ci seguono, o almeno informarle se questa informazione non è stata maneggiata precedentemente, che invece se guardo al passato, la ragione era considerata la facoltà per eccellenza dello spirito. E per spirito ovviamente non intendiamo solo la sfera psichica del soggetto, cioè non ci chiudiamo dentro l'interiorità del soggetto, ma per spirito intendiamo proprio il dialogo tra la componente interna della psiche e il trascendente, quindi tutto ciò che sta al di là della psiche individuale, tutto ciò che è non immediatamente accessibile ai cinque sensi. Ok? Ora, se noi andiamo indietro nel tempo e proviamo a riscrivere la storia di questo, osserveremo che già molto tempo fa, nella filosofia greca antica, troviamo una nozione in particolare che è di capitale importanza per la chiacchierata che ci stiamo facendo oggi. Questa è la nozione di nous, Nous, il modo in cui lo traslitteriamo in lingua occidentale, insomma, nous, greco, è una parola molto difficile da tradurre. E come viene normalmente tradotta in un qualunque libro? Come intelletto. L'intelletto è sinonimo della ragione? Non proprio. Potremmo dire che l'intelletto è una facoltà specifica e in particolar modo quella del discernimento, cioè quella di sapere mettere un discrimine che riconosca determinate differenze o somiglianze tra gli elementi che sta analizzando. Perciò l'intelletto è il primo nemico del qualunquismo, cioè di quell'atteggiamento di solito o superficiale o fondato sull'ignoranza che ti fa credere o pensare che ogni cosa sia come qualunque altra e valga come qualunque altra, cosa che poi rende impossibile le costruzioni del sapere, no? Le loro stratificazioni. Tra i primi sicuramente a parlare di questo, di Nus, troviamo un filosofo dell'antichità, siamo addirittura nel V secolo a.C., siamo nella stessa epoca di Buddha, parliamo di 2500 anni fa, e troviamo questo personaggio chiamato Anassagora, in Grecia, un filosofo piuttosto importante, che ci parla di una intelligenza suprema, che è composta materia sottile. Andatevi a rivedere la puntata sulle energie sottili, perché lì spieghiamo che cos'è questa materia sottile nelle varie culture. Fatta quindi di pneuma, diciamo, no? Di materia, di energia sottile, che permea tutto ciò che esiste, esattamente come in India si parlava di questa, e anche in Cina, di questa energia sottile che rappresenta un po' ciò di cui lo spazio apparentemente vuoto è costituito, no? La materia prima o la filigrana di quella realtà che collega tutte le cose. E,
e governa il cosmo, che è appunto composto di questa materia sottile, su basi finalistiche. Che cosa significa questo? Che questa materia sottile non è semplicemente una materia, ma ha in sé le componenti di una intelligenza. Questa è una cosa straordinaria se ci pensiamo. Noi siamo anche qui, siamo abituati a trattare la materia come fosse un oggetto passivo che deve essere mosso o composto da qualche forma di spirito, intelligenza che aggreghi la materia in una determinata forma. Qui invece abbiamo un'anticipazione di concetti straordinari che verranno poi magari a galla molto tempo dopo, per cui materia e intelligenza, se parliamo di componenti così sottili, non sono propriamente distinte, come se l'energia sottile di cui si compone lo spazio e l'universo avesse in sé uno scopo, un fine che non ci è dato conoscere. Questa in realtà è molto acuta, questa osservazione. E poi fu Omero che addirittura ci parla di un organo sottile che è la sede della rappresentazione di quelle che lui chiamava idee chiare, un organo sottile della comprensione. E questo organo sottile egli lo chiama nous, ancora una volta lo chiama intelletto. Ora, vedete che già da questi prodromi capiamo che ciò con cui abbiamo a che fare non è una scatola zavorrata da una serie di informazioni che agisce in funzione meramente analitica. Noi qui stiamo già parlando di una facoltà spirituale. Conoscenze di ordini superiori, materia sottile, organo sottile, cioè sono già parole che appartengono solitamente a quel regno che almeno fa da ponte tra la materia densa percepibile dai sensi e una dimensione trascendente o assoluta o indifferenziata che sta al di là della capacità di percezione sensoriale. E in noi, cioè nell'essere umano, questo organo sottile che è in grado di percepire o di comporre le idee chiare, si riverbera come parola e pensiero. Ovviamente parola e pensiero sono eh, due facce della stessa medaglia, perché il pensiero che impariamo a utilizzare a un certo punto della nostra vita è di natura verbale, cioè si estrinseca nella forma delle parole e quindi è il logos. E questo è associato al respiro. Quindi qui vi invito di nuovo a guardare la puntata precedente che spiegava esattamente i rapporti tra questa dimensione di energia che permea la realtà e il respiro. Noi all'epoca avevamo parlato di spirito e respiro, no? Questo è l'aspetto semantico, no? Che collega queste due realtà. E solo che se guardo al mondo antico, già per Omero e anche per molti dopo, e addirittura se guardo all'Egitto, la sede della coscienza non era la testa, era il cuore. E qui cominciamo a svelare uno degli arcani. Se all'epoca uno avesse detto a qualcun altro pensa come esortazione, non avrebbe indicato come faremmo noi. Noi cosa faremmo? Se dice qualcuno pensa, ci indicheremmo subito la testa, no? All'epoca uno avrebbe detto pensa, indicandosi il petto, indicando il cuore. E questo è molto importante per capire che c'è stato un itinerario che poi ha portato energia verso il cranio e in fondo abbiamo una cesura, o è più facile avere una cesura tra il cranio e il cuore. Noi abbiamo costretto il cuore a essere solo, tra virgolette, la sede del sentimento, dell'emozione, dell'empatia, del pathos, anziché anche del pensiero e della sapienza e della coscienza, mentre invece non era così, almeno non così all'epoca. E sale dal cuore verso la bocca, mentre per noi l'itinerario che farebbe il pensiero è scendere dalla testa verso la bocca. Fatto sta che la bocca è il luogo in cui poi si esprime questo verbo, che ha due caratteristiche. Uno,
i contenuti che vengono espressi, cioè le parole. Due, il modo in cui vengono espressi, il tono della voce. Perché uno può anche dirti, soprattutto se conosci un po' una persona, alla domanda come stai? Potrebbe risponderti sì sì benissimo, ma tu dal modo in cui dice quel sì sì benissimo potresti capire che magari non è vero, che magari la sua emozione principale in quel momento è la tristezza o la rabbia che si capta dal tono della voce. E magari potresti dire quello che in questo momento provi non corrisponde a ciò che stai dicendo. Per scritto, nei nostri scambi online, questo è più difficile se non ho un emoticon a sostegno, giusto che mi faccia capire se il tono è ironico, sarcastico, piuttosto, insomma. Ehm, il più veloce di tutti gli esseri, dice Alete, quindi siamo sempre nella filosofia antica, è l'intelletto. E cosa intende dire Talete per il più veloce di tutti gli esseri l'intelletto? Intende associare la velocità del pensiero e del logos, in un certo senso come fosse la velocità della luce, al nous. Questa nozione colma distanze incredibili in tempo zero. Spieghiamoci un attimo meglio. Una delle più chiare, secondo me, per capire bene di che cosa stiamo parlando, definizioni di nous, viene da Platone, che definisce il nous in vari momenti, in vari modi, ma una di queste definizioni è il nous è saper articolare tra loro aspetti diversi. Quindi è la capacità di collegamento tra elementi diversi che possono abitare in quel momento la nostra mente perché magari li abbiamo colti dalla realtà esterna. Il saper articolare elementi diversi è qualcosa che noi associamo più all'intuizione che al ragionamento, giusto? È vero. Pensate al pensiero simbolico, no? Prendo un analogon, prendo due realtà e colgo immediatamente un'associazione tra queste due realtà, per esempio l'animale che è il leone e il metallo che è oro. Queste due realtà che appartengono a due semantiche completamente diverse vengono immediatamente colte, intuitivamente, no? Come collegate, oro e leone. Non potrei dire la stessa cosa di leone e piombo, giusto? Questo collegamento, l'analogon, è immediato. Non ha bisogno di passare dalle tappe del ragionamento. Eppure, anche questa facoltà intuitiva è frutto dell'intelletto, saper articolare elementi diversi. Pensateci bene. Nella magia tradizionale, noi utilizziamo, sia in Occidente che in Oriente, in India, noi utilizziamo e ci interfacciamo immediatamente a quattro grandi elementi: il fuoco, l'acqua, l'aria e la terra. Questi quattro possono essere messi in relazione, collegati, addirittura fusi l'uno nell'altro, oppure possono essere scissi e distinti da una facoltà che è chiamato il quinto elemento. Noi lo siamo abituati a chiamarlo spirito, i greci lo chiamavano etere. In India il quinto elemento è akasha, che vuol dire spazio. Questo quinto elemento, soprattutto da noi, poi in termini alchemici diventa la quintessenza, è proprio la capacità di articolare, quindi di separare o congiungere elementi diversi. Quindi vedi che il nous è lo spirito, o quantomeno è la sorgente della nostra intelligenza. Esiste un equivalente anche in India di questo. In una filosofia che ha un enorme successo a partire da un testo che si chiama Samkhya Karika, cioè le strofe del Samkhya, esiste questa protopsicologia e questa primissima costruzione in forma di elenco delle varie realtà che compongono il cosmo, che va sotto il nome di Samkhya. Samkhya vuol dire enumerazione ed è una filosofia che rappresenta l'aspetto
costrutto strutturale su cui si fonda lo yoga. La pratica dello yoga si fonda sul Samkhya. Non entriamo in altri dettagli, per adesso prendete questa informazione così, poi chi vuole approfondire cerchi pure che cos'è Sam con la M, Samkhya, K-H-Y-A, e potrà scoprire di più. All'interno del Samkhya noi abbiamo una prima serie di categorie con cui vengono classificate determinate aree della psiche umana. Quindi nel momento in cui diciamo abbiamo un corpo fisico composto di parti, no? C'è la testa, ci sono le braccia, ci sono le mani, ci sono i piedi, eccetera, eccetera. Poi possiamo dire abbiamo una interiorità della psiche composta di parti. Tra queste, per esempio, troviamo i 5 sensi che consentono di mettere in relazione il corpo fisico con aspetti psichici, perché captando realtà esterne poi queste vengono organizzate da una parte più sottile in quella struttura che noi chiamiamo realtà. A partire da lì abbiamo una categoria che loro chiamano manas, che è letteralmente il latino mens, la mente, e quello che loro intendevano, anche i latini, per mente non è il mentale di oggi, cioè come dire, ma le pippe mentali, cioè quello che ti ruota in testa e non ti porta da nessuna parte. No, mens è l'organizzatrice dei dati captati dai sensi. Quindi è quella che conferisce alla cosiddetta realtà, o a quella che noi chiamiamo realtà percepita dai sensi, le caratteristiche coerenti che ci farebbero mettere d'accordo sul fatto che un quadrato è un quadrato, che il rosso è rosso, o che quel suono è acuto o grave, o che una superficie è ruvida o liscia. Come facciamo a essere d'accordo su questo? Perché i dati che il corpo e i sensi percepiscono vengono tradotti da una grande organizzatrice che chiamiamo mente, e loro chiamavano manas in India nel Samkhya. Il livello successivo, forse dire superiore, ci dà un po' l'idea di una piramide. Qui forse potremmo parlare invece di sfere concentriche che vanno verso un centro. Quindi il livello più profondo su cui poggia Manas è chiamato Ahamkara. Normalmente lo vedrete tradotto come il senso dell'io. Kara però, dalla radice etimologica kar, che è la stessa che forma karma, significa agire o fare, quindi in realtà è il facimento dell'io, eh, ciò diciamo che compone l'io. E allora vedete che il livello successivo è poi su che cosa poggia questa organizzatrice che chiamiamo mente, che struttura le cose percepite dai sensi, su una matrice che percepisce se stessa, l'io, non l'ego psicologico, ma qualcosa comunque che vi si avvicina, forse una prima traccia dell'ego di cui si parla in psicoanalisi, la sorgente della soggettività. E a sua volta questa su cosa poggia? Perché già stiamo arrivando a un livello molto profondo. Poggia su una categoria che chiamano Buddhi, come Buddha ma con la I finale. Buddhi dalla radice etimologica bud, che significa destarsi o svegliarsi. E la Buddhi la troverete normalmente tradotta in italiano esattamente come intelletto, inteso come la radice dell'intelligenza, della capacità di intelligere. Questa Buddhi non è un caso che dia come parola l'epiteto a Buddha. Il Buddha, cioè risvegliato o ridestato, raggiunge la propria condizione perché trascende la Buddhi, Sì. cioè questa categoria ultima della psiche, oltre la quale vi è nell'induismo Atman. Atman, che noi traduciamo con sé, il sé junghiano, qui non ha le caratteristiche del sé junghiano, è direttamente una scintilla divina che nulla ha a che fare con la natura della psiche umana.
si è certo. semplicemente rivestita di queste guaine nel momento in cui si incarna. Tutto lo yoga, tutta la meditazione servono per accedere a quella condizione. Poi la differenza tra induismo e buddismo è che mentre l'induismo fonda proprio su Atman, che è quella cosa che si reincarna e trascina con sé le memorie, il karma delle esperienze precedenti, veicolando incarnazioni ed esperienze diverse, nel buddismo Atman non c'è. Viene negata l'esistenza di Atman da Buddha, che dice: io nel corso della meditazione sono arrivato lì e dove mi hanno detto esserci Atman non ho trovato niente, e quindi al posto Certo. del centro divino Buddha ci mette la vacuità, il vuoto, no? La shunyata. Questo è un argomento interessantissimo, no? Se notiamo. Quindi, tornando a Buddhi, Buddhi è l'equivalente orientale di Nus, della nozione del Nus. Sì, sì. Ora, c'è qualcosa di questo Nus che ci porta oltre ciò che per noi è la ragione. Torniamo un attimo all'Occidente contemporaneo. Perché la ragione è percepita come limitata alla luce dello spirito? Perché noi confiniamo l'uso della ragione a quello del ragionamento, quindi della struttura del sillogismo, per esempio, della logica, che è l'unica parola italiana direttamente derivata da logos, non a caso, e della capacità analitica, cioè quella di scomporre una realtà come se il pensiero fosse una lama, no? In componenti più semplici e quindi più facili magari da comprendere o da mettere in relazione. Per noi, cioè, la ragione non ha nulla di quei riflessi trascendenti e spirituali che invece captiamo, cogliamo nel mondo antico. E questo è uno dei nostri problemi, che chiamiamo ragione qualcosa che nello sviluppo della storia di questa parola non è mai stato ragione, ma sempre solo una piccola fettina delle facoltà di questa realtà chiamata ragione. Noi qui dovremmo in realtà parlare di intelligenza. Questo sarebbe un modo di riabilitare la parola ragione, perché il nus include, esattamente come Buddhi, include la radice o la possibilità dell'intelligenza. Poi, oggi esistono definizioni scientifiche di che cosa sia l'intelligenza, perché anche nel mondo vegetale, per esempio, abbiamo dei comportamenti delle piante che dimostrano un certo tipo di intelligenza. Io una domanda che mi faccio spesso è: ma se su questo pianeta si è sviluppata una vita, quindi le mille forme di vita intelligenti, non possiamo considerare l'intelligenza come un elemento al pari del fuoco, dell'acqua, dell'aria, un elemento presente nell'universo e quindi che si può manifestare. Certo, questo era l'elemento spirito. L'intelligenza è una delle possibilità del cosmo e quindi mentre noi siamo piuttosto abituati a trattare l'universo come fosse fatto di pietre, gas e vari tipi di energia ammassati qua e là, dovremmo ricordarci che l'intelligenza è un fenomeno o un elemento presente nella vita stessa dell'universo, altrimenti ci chiederemo da dove viene e come è possibile. Ecco. Ora, questo nus in Platone, per esempio, è quello che il demiurgo utilizza per plasmare la materia. Non ci ricorda molto il Ruach No, del mondo ebraico, in cui quel Dio che agisce come demiurgo nel momento in cui dispone le realtà cosmologiche usa il Ruach, cioè usa il soffio, che però è tradotto anche come spirito. Se notate, quella stessa parola, nella stessa Bibbia, siamo in Genesi all'inizio, quindi dell'Antico Testamento, viene tradotta come spirito la prima volta che appare e come soffio la seconda. In molte delle versioni ufficialmente approvate è scritto: in principio Dio creò i cieli e la terra era senza forma e vuota, e lo spirito di Dio si muoveva sulle superfici dell'abisso. E subito dopo, quando creerà Adamo,
dalla terra, dall'argilla, soffia e insuffla la vita in Adamo. E quel soffio è lo stesso spirito che aleggiava sulle superfici dell'abisso, Ruach. Questo lo avevamo appunto anche visto nella nostra puntata sulle energie sottili, no? Ma per Platone effettivamente quello che il demiurgo utilizza è molto simile, no? Come concetto per plasmare la materia secondo una serie di idee eterne che lui chiama Il archetipi, mondo e delle poi la idee. parola certo che riprenderà Jung. E per Aristotele, che si distanzia da Platone per tutta una serie di idee e filosofie, il nous è la causa finale, quindi include l'idea di uno scopo, di un fine, ed è insito nel motore immobile. Quindi questo elemento spirito è anche la sede dei motivi per cui esiste il cosmo. Qualcosa che non ci è dato sapere, ovviamente, anzi, una delle grandi domande che l'uomo si è sempre posto è: che cos'è tutto questo? E tutto questo, se è ammesso che sia stato fatto da qualcuno o creato da qualcuno, ha un senso? Ha uno scopo? Va o realizza qualcosa? Noi che siamo dentro questo non possiamo rispondere a questa domanda, ma qualcuno come Aristotele ha pensato che il nous rappresenti proprio il motivo, lo scopo per cui questa materia si muove, per cui le cose cambiano. E quindi ci sono, secondo me, buone ragioni per pensare che il nucleo della filosofia antica, anche in Platone, abbia nel nous abbia un centro di gravità che associa la ragione e lo spirito. Questo addirittura in culture non direttamente del mondo greco. Se prendiamo gli oracoli caldaici, un testo sapienziale del secondo secolo avanti Cristo, anche lì vediamo che è scritto chiaramente che la facoltà più elevata dello spirito umano è la ragione. E anche qui per ragione si intende l'intelligenza discriminatrice, cioè quella che è in grado di separare e quindi cogliere i collegamenti intuitivamente tra le cose. Ora, abbiamo a che fare con una parola che abbiamo visto si può tradurre in un po' di modi, ma qual è l'etimologia di questa parola? Cioè, in realtà questo nous, che cosa significa? Da dove viene sta parola? Questa parola in greco è composta da no eo, che significa io vedo, non nel senso della vista, ma nel senso della visione. E tra la vista e la visione c'è una bella differenza. La vista è quella che riguarda gli occhi fisici e il captare con gli occhi fisici delle realtà esterne, la visione riguarda il terzo occhio ed è la facoltà di vedere l'invisibile o il sottile o di dare una forma agli archetipi se vengono colti, se vengono captati. Ora, questo io vedo è lo stato immaginativo o contemplativo, quello stato di coscienza spirituale che noi abbiamo dimenticato da 3 secoli a questa parte. Di più. E coloro che cercano oggi di avvicinare o riconquistare alcuni degli stati di coscienza che favoriscano la visione o la contemplazione o qualcosa di affine, di solito non si rendono conto, perché non lo sanno, che stanno risalendo verso la sorgente della ragione e non che se ne stanno semplicemente sbarazzando. Perché, ripeto, l'equivoco è nato dal trattare come ragione un aspetto molto specifico della capacità analitica fredda e calcolatrice della ragione, ma la ragione ha un arsenale e una gamma di aspetti molto più ampia rispetto a questa singola fettina che noi abbiamo ormai preso in considerazione come se la parte fosse il tutto, no? Questo è uno dei classici errori del riduzionismo. Ora, vedere è interessante perché se vado in India e guardo la cultura antica, i
primi testi su cui si fonda la cultura hindu sono i Veda. La parola Veda si traduce come sapienza, ma questa parola sapienza si fonda sulla radice etimologica vid, la stessa che compone il latino video, io vedo. La sapienza che troviamo riposare nei incredibili testi chiamati i Veda, questa sapienza è stata vista con l'occhio della ragione spirituale dai rishi, cioè dai saggi dell'antichità che l'hanno appunto captata. Con le orecchie hanno ascoltato l'inudibile, con l'occhio hanno visto l'invisibile, da lì nascono i Veda. Questi erano chiamati, questi saggi che hanno composto i Veda, erano chiamati Rishi. E Rishi significa veggenti, quindi coloro che vedono. Anche la parola conoscenza, che ha un grado più basso di sapienza, anche la parola conoscenza in sanscrito si dice vidya ed ha la stessa etimologia di Veda, quindi ha a che fare con la vista. Anche nell'Antico Testamento, sempre in Genesi, abbiamo un albero che Dio ha piantato nel centro del giardino, l'albero della vita e l'albero della conoscenza, sono due alberi. Quello oggetto di una proibizione, il cui frutto non può essere toccato e mangiato, è quello della conoscenza del bene e del male. Quando Adamo ed Eva mangiano il frutto proibito, la prima frase che troviamo subito dopo: essi mangiarono del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male e i loro occhi si aprirono. Quindi lo scarto tra l'occhio della contemplazione spirituale e gli occhi fisici, che sono due, che scandagliano e analizzano la realtà, è una prossimità simbolica, semantica e anche sottile che noi invece poi abbiamo separato. Quindi gli occhi intesi come conoscenza del bene e del male, questa sì che sa più di quella razionalità a cui siamo abituati noi, il giudizio. Però un conto, vedete, un'altra parola, giudizio, che viene sempre smontata come stai giudicando, sei nel giudizio, non dovresti avere giudizi. Anche questo è un malinteso, perché tratta la parola giudizio sempre solo come ciò che è giudicante e sputa sentenze su qualcosa. Ma se io dico giudizioso, anziché giudicante, sto assumendo il giudizio come criterio di equilibrio, giusto? Esatto. Per Kant i giudizi, nella storia della parola giudizio, i giudizi sono i pensieri. La facoltà del giudicare è la costruzione di qualunque affermazione. Dire che questa bottiglia è blu è un giudizio e questo giudizio è un pensiero affermativo. Perciò se dicono no, ma non dovresti giudicare, è come se invitassi a non pensare, cosa che sicuramente è un grande obiettivo della pratica mistica e dello yoga. Però ci si deve arrivare attraverso un cammino e non semplicemente decerebrandosi, ok? No, Adesso a sono proposito pienamente di acqua, d'accordo con te. bevo un attimo. Figurati. Tanto ne approfitto per farti una domanda. Io che, voglio dire, hai ragione, cioè in fondo l'Occidente ha abbandonato questo pensiero relativamente in maniera recente, cioè diciamo che dopo il 400 cominciamo ad andare verso l'illuminismo che poi troverà il suo scopo nel Settecento, la sua esplosione nel Settecento. Però una cosa che aveva il Medioevo, ad esempio, era che queste cose che tu racconti ce le avevano ben chiare, cioè che attraverso la vista, attraverso il discernimento, attraverso la realtà stessa parlava di Dio, insomma, parlava della coscienza cosmica. Tant'è vero che Tommaso diceva sempre la ragione è la più alta, è il punto più alto della fede, è il punto più alto della conoscenza, è il punto più alto, se vogliamo usare il tuo linguaggio, della visione, cioè oggettivamente. Quindi effettivamente l'uomo occidentale ha deciso solo a un certo punto della storia, no? Con la nascita del pensiero scientifico divisivo, di dividere la realtà, la conoscenza di sé,
ciò che vede con gli occhi esteriori, con gli occhi interiori dal suo processo di conoscenza della verità, dalla sua elevazione spirituale. Qui la perdita è che effettivamente è come se la realtà, almeno questa è la mia sensazione, non so se è anche la tua, a questo punto dall'altra parte non contasse più niente. Per cui nasce il relativismo, è tutto relativo. Cioè, se da una parte devi essere troppo razionale, altrimenti sei uno che si inventa le cose, dall'altra parte è tutto relativo. È una mia, cioè questo è un mio ragionamento filosofico. Sei d'accordo, non sei d'accordo? Criticami, dimmi cosa ne pensi. Allora, sono d'accordo soprattutto sul fatto che fino al Medioevo, fino al tardo Medioevo e penso forse anche all'inizio del Rinascimento, comunque la formazione si occupava, pensiamo al trivio e al quadrivio, no? Cioè il quadrivio e il trivio, le sette arti liberali, si occupava di inserire alla luce, dello spirito una serie di discipline che magari includevano tra le più elevate la musica e la matematica, per esempio, che avevano come scopo quello di consentire una costruzione e un allenamento della facoltà della ragione. Quando noi oggi invece pensiamo che l'intuizione basti a se stessa, noi stiamo creando dei sottoinsiemi, isolando alcune di queste facoltà. Dove non c'è possibilità di collegamento, noi perdiamo qualcosa, perché ci confiniamo in un sottoinsieme. Io devo poter essere in grado di articolare un ragionamento sulla base delle conoscenze che ho acquisito, o devo poter essere in grado di acquisire una serie di informazioni per stratificare la mia memoria, in modo che la mia intuizione o il mio pensiero analogico e simbolico possa compiere questi salti e collegamenti. Oppure io non posso far sì che questo vada a svantaggio, a detrimento della capacità di ragionamento intesa come passare da un elemento all'altro, perché altrimenti nessuno prenderà mai sul serio una spiritualità che abbia in animo di porsi al di fuori della ragione. Non è l'irrazionale la risposta ai limiti della razionalità. È di nuovo un equilibrio, un completamento. Altrimenti chi si pone fuori dal nus, letteralmente è nella paranoia. La paranoia è essere al di fuori del nus. È vero, non E ci avevo la pensato. paranoia, sì, perché poi questo noia è il modo in cui viene tradotta la parola nous quando è applicata a un campo specifico. Platone parlava di dianoia, per esempio, e poi dopo di noesis. E la paranoia è l'esclusione rispetto al nous. E da cosa è caratterizzata la paranoia, se lo guardiamo in campo psicoanalitico? È caratterizzata da questa unicità di un determinato elemento che diventa il tutto e da quale non si riesce a uscire. Allora il sottoinsieme diventa la parte, è diventata il tuo tutto. E questo è stato uno dei problemi della spiritualità contemporanea. E mi chiedo anche, e qui chiudo, non è che forse proprio essersi posti nella condizione della paranoia, cioè di essere usciti, abbia alimentato quel drenaggio graduale che negli ultimi 15-20 anni abbiamo visto come transizione dal mondo della spiritualità a quello del complottismo, no? Che dialogano molto spesso da vicino e che possono essere, e qui non sto criticando il complottismo che spesso ha dimostrato di avere ragione, però che potrebbe avere come filo conduttore proprio il fatto di essere nella paranoia, cioè di essersi autoesclusi dal nus, perché poi quello spirito critico che abbassa la temperatura, che tiene a distanza le cose, è quello che spesso poi si trova nella condizione di non prendere una vera posizione, È perché vero. schierarsi è una cosa calda. No? Mentre questa freddezza critica è sempre la mediazione, dici, ma se credi a questo fino a un certo punto, non dimenticare il setaccio dello spirito critico, queste sono cose vantaggiose, certamente, ma hanno dei limiti. Nel momento in cui invece sposi una causa, allora la tua paranoia può diventare anche potrebbe diventare anche un'ossessione di tipo positivo, no? Mi scaldo dentro la posizione assunta. E qui concludo. È vero che il cuore
non deve andare a svantaggio del cervello ed è vero che il cervello non deve andare a svantaggio del cuore. Si può essere nella ragione rimanendo caldi, cioè con il cuore acceso? Sì, il nus è l'energia della intelligenza. Questa intelligenza non riguarda solo il pensiero verbale, riguarda la coscienza. E la coscienza, il cuore, si occupa di sentire la realtà, si occupa di entrare in una stretta relazione empatica con oggetti, piante, animali, persone, spiriti, eccetera, eccetera, e questo si può fare senza autoescludersi dalla capacità di ragionare, cioè di collegare o separare elementi diversi, cosa che si può fare quando si è nello spirito. Io credo di avere detto quello che volevo dire quest'oggi e quindi vi Ti ringrazio ringrazio. Claudio. Ti faccio solo un'ultima battuta prima di salutarti, quindi non è la paranoia, ma la metanoia. Andare oltre il nostro Esatto. scopo. Dico giusto? Sì, sì, si può dire così, certo, certo, di fare questo salto, ecco. Io, Allora, Claudio, ti ringrazio tantissimo perché sono mesi che sto studiando gli elementi e ti devo dire la verità, anche in pratica magica, quando tu studi gli elementi, lo spirito rimane sempre una cosa un po' nebulosa che almeno io avevo interiorizzato poco. E devo dire che grazie a queste tue parole mi si sono chiarite tantissime cose. Grazie. Grazie a te Paola, guarda, ho avuto, penso, in molti casi, anch'io la sensazione che trattando la magia degli elementi, quindi primo approccio, l'uso della stella a cinque punte per invocare o per allontanare le singole realtà di fuoco, acqua, aria e terra, che cosa queste rappresentino nel corpo umano, che cosa rappresentino nella psiche. Ho sempre avuto l'impressione che lo spirito fosse un po' in disparte, dice, ma che cos'è? La pratica mi ha mostrato la via. L'elemento spirito è sia la possibilità di congiungere e quindi trattare gli elementi come fossero uniti o unendoli, e sull'altro versante la possibilità di disgiungere, quindi di separare gli elementi. E questa in alchimia è coagula e solve. Quindi lo spirito, che è esattamente quello che Eliphas Levi chiamava agente universale, che poi è il mercurio dei filosofi in alchimia, è la possibilità che gli elementi si diano insieme o si separino, si isolino. Coagula e solve, come insegna l'alchimia. No, ma è veramente un concetto, cioè proprio illuminante. Nel senso che anche vedi come a lavorare con le corrispondenze magiche ti aiuta a, insomma, a sviluppare lo spirito. Assolutamente, le corrispondenze sono il linguaggio della magia, dell'alchimia, di tutte le forme esoteriche della spiritualità stessa, per eccellenza sono il linguaggio. È chiaro che la pratica è in grado di illuminare e colmare le lacune della nostra conoscenza, perché è un certo tipo di conoscenza. nel ringraziare Claudio Barucchi, nel ringraziare Paola, questa puntata è stata bellissima. Io, come sempre, vi ricordo che troverete tutti i contatti, tutto il lavoro che fa, che è immenso, di Claudio sotto il video, e lo aspettiamo per un'altra puntata. Questa a me è piaciuta tantissimo. Poi è veramente un tema che a me sta a cuore e ti ringrazio di averci dato veramente tanti elementi di riflessione, Claudio. E invitiamo i nostri ascoltatori a guardare le puntate precedenti. Grazie, perché in questo caso in particolare noi abbiamo costruito praticamente un piccolo itinerario, è un Esatto, è un percorso. percorso, quindi se partite dai chakra, poi vi ascoltate la puntata sul Ruà e poi passate a questa, che cioè, è proprio un percorso che stiamo facendo di Sono conoscenza. sono molto vicine l'una all'altra, avrebbero potuto essere effettivamente un unico discorso, no? Siamo partiti dalle realtà sottili che tutti
conoscono almeno nominalmente, cioè i chakra, abbiamo visto che cos'è in realtà che scorre in questi chakra, di che cosa sono fatti questi chakra e oggi siamo approdati qui. Quindi c'è una continuità e per questo le persone dovrebbero guardare anche le due puntate precedenti e poi vediamo come costruire la successiva perché magari da qui possiamo anche addentrarci in alcune delle differenze tra l'intelletto, la ragione, magari senza eccedere filosoficamente, sempre un po' alla luce dello spirito, però anche chiederci che cosa è una visione, no? Come questi veggenti che vedevano che cosa sperimentavano e che cosa vedevano. Questo potrebbe essere un'idea. Va bene. Mi piace moltissimo l'idea, quindi vi aspettiamo per questo corso offerto da Claudio Varucchi su Un posto per i pensieri perché è veramente un percorso impressionante. Percorso. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima. Ciao, Ciao, un grazie. abbraccio Ciao a a tutti. tutti.